Bentornati a tutti quanti, ci siamo lasciati nel video scorso con la speratura. Questo è il momento più difficile per un allevatore perché bisogna osservare ma cercare di lasciare tranquille le proprie femmine di canarino e di pappagallino. Nell'ultimo video abbiamo visto come fare una speratura. Vi ho spiegato che cosa è la speratura e perché si fa e avevamo constatato che le prime uova risultavano insomma piene. Sono passati i giorni, ho fatto le sperature, quelle regolari, dopo appunto 5 giorni e lì ho trovato qualche uovo vuoto ma tantissime uova piene. Ora parliamo di canarini. Quando le canarine depongono le uova, in genere dopo il terzo uovo cominciano a covare. Se fate anche voi la sostituzione delle uova, dopo il quarto uovo potete mettere le uova vere. Le canarine cominceranno a covare le uova e piano piano, comincia il processo vitale. Quindi dovreste vedere dopo 5 giorni delle piccole venature rosse e quello indica che le uova sono state fecondate, quindi avete uova piene. Se la canarina non cova, non si può forzare, non possiamo farci niente. Potrebbe anche essere una sua prima covata. Questo succede principalmente nelle canarine giovani, in un allevamento che magari non c'è stata tanta selezione perché magari si è appena cominciato o sono pochi anni che si è cominciata con una nuova specie, come è il mio caso, e potrebbero esserci delle canarine che appunto non covano e quindi hanno abbandonato il nido. Scrivimi nei commenti se questa cosa ti è successa pure a te, perché ebbene sì, è successa pure a me. Una canarina che ha deposto 3 uova, meno male che le avevo sostituite così le ho tenute al sicuro, poi non ha più covato. Lei non ha proprio covato. Queste uova finte che aveva erano lì, non entrava più nel nido, era disinteressata delle uova e allora cosa ho fatto? Perché vi ricordate qualche video fa, qualche mese fa, vi dicevo che non sempre tutto va secondo copione, non sempre tutto è perfetto, però in caso di problemi bisogna sapere cosa fare, perché se sai cosa fare potresti salvare alcune uova e salvarti anche la stagione. Cosa ho fatto allora con queste 3 uova? Le ho messe sotto a un'altra canarina che stava covando bene, ma aveva soltanto un uovo. Questa canarina aveva deposto 3 uova, ma 2, non so perché, me le ha buttate fuori dal nido, me le ha rotte. E quindi ero rimasto con un uovo solo. Ho segnato le 3 uova della canarina che ha abbandonato e ho messo tutte le uova, quindi 3 di lei più una di quella canarina che ne aveva fatte 3 ma 2 le aveva rotte, e gliele ho messe sotto a lei che stava covando. Risultato, tutte 4 piene. In questo caso ho salvato 3 uova che sono state non covate da una femmina giovane inesperta, che quindi avrei magari buttato via e invece sono lì sotto e stanno procedendo, sono piene. E questa è stata una soddisfazione perché non ho perso 3 uova. Ma non è finita qui. La settimana scorsa che mi sono cominciate a partire altre canarine, perché non so se vi ricordate, mi erano partite subito 5 o 6 coppie. Le altre erano lì, avevano fatto il nido ma non arrivavano le uova. Finalmente sono arrivate le uova, ma il tempo, essendo che io allevo all'esterno, è cambiato, ha cominciato a fare freddo e mi si sono bloccate e queste canarine sono rimaste lì con un uovo nel nido, chiaramente finto perché l'ho tolto, e hanno saltato qualche giorno. Finalmente poi, dopo qualche giorno, hanno ripreso la produzione. Questo cosa vuol dire? Che quest'anno non avrò una covata perfetta con tutte le coppie sincronizzate che partono insieme, finiscono insieme, fanno la seconda covata. Avrò le prime nascite, credo, se state guardando il video giovedì, credo che in questo momento già ci saranno.
e poi piano piano arriveranno le altre, poi un'altra andrà in seconda, un'altra magari sta finendo la prima, quindi sarà un bel movimento. Ma io vi faccio vedere e vi racconto queste cose per tranquillizzarvi, perché sono le cose che succedono a chi inizia o a chi cambia specie. Io per esempio dopo tanti anni di canarini, ve lo ricordo, ho iniziato con i gialli, non ho iniziato con delle coppie bellissime, ho preso quello che ho trovato da allevatori, ma sempre quello che sono riuscito a trovare. Questo è il terzo anno, finalmente sto lavorando con canarini miei, cioè nati qui, con l'anello mio, e da quest'anno in poi chiaramente inizierò un po' di selezione, perché quello che si vede in giro è frutto di anni e anni di selezione. Quindi si selezionano le migliori femmine, i migliori maschi, diciamo una selezione per comportamento, per esempio in covata, e poi si selezionano anche per colore, per piumaggio, per caratteristiche. Insomma, un allevamento dopo tanti anni ha dei canarini selezionati e quindi avrà sempre dei buoni risultati. Ma chi inizia si trova con queste condizioni: canarine che non covano, canarine che magari ti fanno poche uova. È per questo che io vi racconto quello che succede da me, perché è come se avessi ricominciato. E probabilmente anche tu, anzi scrivimi nei commenti se ti riconosci in questi problemi e che tipo di problemi hai avuto e se sei stato in grado di risolverli. Ho avuto un contatto su Facebook con un allevatore che stimo veramente tanto. Si chiama Omar e visto che lui alleva canarini gialli ad ala bianca, gli ho detto che quest'anno sicuramente quando avrà finito le cove voglio prendere una coppia da lui. Mi ha detto di sì, ma se non mi contatta lui, quando sarà il momento lo contatterò io. Se siete arrivati fino a qui, vi ringrazio, perché adesso vi parlerò di quello che sta succedendo nei pappagallini. Ho veramente tante uova. Se parliamo di cocorite, ho un ceppo riproduttivo ormai da anni selezionato, quindi non ho dubbi. Poi chiaramente c'è la femmina che me ne fa di più, la femmina che me ne fa di meno, ma tutti i nidi hanno le uova e le uova sono fecondate. Quindi questo mi riempie di gioia, perché va bene che il ceppo è selezionato, ma ogni anno credo tutti gli allevatori sono un po' sulle spine, perché dicono bah, andrà bene anche quest'anno. Insomma, le domande sono sempre quelle. Se parliamo di inseparabili, lì sto creando il ceppo, quindi non è ancora fatto, ci sono delle uova, le uova sono quasi tutte piene. La prima coppia che me le aveva fatte subito sono risultate vuote, ma lì avevo tirato un po' la corda. Io ho visto la femmina che era pronta, ma senza nido probabilmente non si sono accoppiati. Lei ha fatto le uova dopo 2 giorni che ho messo il nido. Mi sembrava un po' sospetta, perché normalmente una settimana, 10 giorni ci vogliono e ci devono essere, appunto perché dall'accoppiamento passa un po' di tempo prima di deporre le uova. Però adesso gli ho ripulito il nido, gli ho rimesso tutto il materiale di fondo, hanno già di nuovo costruito il nido e mi auguro che questa volta siano piene, anche perché l'anno scorso quella femmina mi aveva fatto veramente tanti inseparabili. Se invece parliamo di Calopsiti, anche lì io ho 4 coppie, 3 coppie sono quelle dell'anno scorso, hanno fatto tutto da manuale, addirittura una coppia mi ha fatto 6 uova e sono fecondate. Ne ho trovata una in una coppia che era fecondato, ma poi l'embrione è morto e quindi l'ho tolto. Ma avendo fatto 6 uova, comunque 5 sono rimaste. Ora, non vuol dire che se abbiamo le uova tutte fecondate, poi avremo quel numero di piccoli, perché magari potrebbe succedere che qualche piccolo poi non riesca a nascere, potrebbe succedere che si rompa qualche uovo e quindi non è che dobbiamo fare la matematica, cioè ho 15 uova fecondate avrò 15 pulli. No, questo non si può fare, però se abbiamo tutte le uova fecondate vuol dire che la preparazione che è stata fatta bene, la coppia ha recepito i segnali giusti, si sono riprodotti, hanno fatto le uova
e abbiamo le uova piene. Poi nasceranno anche dei piccoli. Non sappiamo quanti, ma nasceranno anche dei piccoli. Oppure potrebbe succedere qualcosa che non faccia nascere piccoli, ma anche lì bisogna essere pronti. Qualcuno di voi, anzi scrivetemi nei commenti se qualcuno di voi ha incontrato questi problemi che sto dicendo. Una persona per esempio mi ha contattato che aveva le uova piene, sempre piene, ma poi non riescono a uscire, non riescono appunto a rompere il guscio e rimangono imprigionati dentro al guscio. Potrebbe essere un discorso di umidità, potrebbero essere tante le cause. Io gli ho consigliato di mettere una vaschetta dell'acqua del bagno, diciamo dentro alla gabbia, non dentro al nido, e la femmina, se sente la necessità, se capisce che l'umidità è troppo poca, quindi c'è l'aria troppo secca, da sola va a inumidire le uova. Questo succede spesso nei locali magari al chiuso, dove magari c'è anche un po' di riscaldamento o comunque non circola bene l'aria, quindi un'altra cosa che gli ho suggerito è occhio al ricircolo dell'aria, perché l'aria deve comunque circolare, ma non solo per l'umidità, anche per appunto se c'è un allevamento con tanti soggetti e il locale completamente chiuso, sentirete anche un brutto odore e quello è sintomo che non c'è abbastanza ricircolo dell'aria. Vi chiedo di lasciarmi un like per il lavoro che sto facendo, iscrivetevi al canale e ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video e questa volta vi farò vedere i primi pulli. A presto!